Cari amici, benvenuti a questa seconda parte di questo nostro incontro con Birbal Rai, che come abbiamo detto è il nipote di Sancha Prasad Rai, che è stato questo sciamano con cui ho avuto la fortuna di lavorare lungamente in questo villaggio remotissimo dell'est del Nepal. Continuiamo la nostra conversazione, ben sapendo che grazie alle testimonianze di Birbal abbiamo visto come la professione sciamanica, se così la possiamo chiamare, nasce e si sviluppa grazie a questo contatto diretto con il mondo delle entità invisibili, con il mondo della foresta. Birbal ci ha raccontato quindi il rapporto con l'Aladum, che è questa creatura che ha un ruolo fondamentale nello sciamanesimo nepalese, in tutto lo sciamanesimo nepalese, ha dei nomi diversi, ma la funzione e le caratteristiche rimangono sempre le stesse. La testimonianza di Birbal è importante perché ci fa capire soprattutto come qui in Nepal per diventare sciamani non basta volerlo, anzi molti vorrebbero non diventare sciamani perché abbiamo visto che comunque è un legame che poi vincola la persona per tutta la vita, quindi non solo non si diventa sciamani per scelta, ma si diventa sciamani unicamente perché c'è una chiamata, quindi c'è una scelta operata dal mondo invisibile nei confronti del nostro mondo visibile, quindi sono le entità della foresta che vengono a scegliere i prescelti, quindi coloro che diventeranno sciamani, e in questa maniera inizia quello che potremmo chiamare l'apprendistato sciamanico, che permette ai giovani chiamati pian piano di divenire sciamani a tutto tondo e a 360 gradi, e poi queste conoscenze che sono legate al mondo della foresta, conoscenze segrete, conoscenze iniziatiche, vengono integrate con delle conoscenze che invece vengono impartite dagli anziani sciamani del villaggio. Quindi sono coloro che completano ciò che gli spiriti e le creature della foresta insegnano con un sapere tradizionale, in maniera tale che lo sciamano, quando assumerà il suo ruolo, avrà le competenze, la totalità delle competenze che gli permetteranno di operare come sciamano all'interno del villaggio, e questo significa quindi imparare e saper come curare le malattie, come difendere anche magicamente il villaggio, come officiare i riti di divinazione che hanno lo scopo di permettere di conoscere eventi futuri, e tutta una serie di altri rituali anche legati alla dimensione funebre, quindi all'accompagnamento dei defunti nel mondo dell'aldilà, che caratterizzano l'insieme delle competenze di uno sciamano, almeno per quello che riguarda il Nepal. Uh, what I was saying, Birbal, you were talking about the fact that the Laladum is so, is it right? Sto domandando quindi a Birbal, da tutto quello che hai detto e anche sulla base della tua esperienza, nessuno può diventare sciamano secondo volontà, c'è sempre questa scelta operata dal mondo invisibile. Yeah, that's true. Anyone who wants to be a shaman cannot be a shaman. Dhami Jakri. So he has to be. Normally, he cannot be a shaman. Birbal ci sta confermando, è proprio così, non si può diventare sciamani perché una mattina ci si sveglia e si dice voglio diventare sciamani. C'è sempre questo intervento, come li chiama lui, degli spiriti della foresta, che è necessario, è indispensabile, e se non c'è questa chiamata noi possiamo battere i piedi e dare cazzotti sul muro quanto vogliamo, nessuno può diventare sciamano. One thing about this call, what do you know about Kamnu? Because in Nepali there is the expression Kamnu Chainabane Jakri Oina. Nella lingua nepali c'è questa frase ricorrente che si dice: se non c'è il Kamnu, se non c'è il tremito sciamanico, se non c'è la presenza degli spiriti all'interno del tuo corpo durante il rito, non si può essere sciamani. Quindi chiedo a Birbal cosa ne pensa di questa frase. È vero che se non c'è la trance rituale, e che è la testimonianza della presenza di una divinità all'interno del corpo dello sciamano, non si può né diventare né operare durante i rituali come sciamani. Yeah, I think Kamno is like the tremor, then the body starts to revolt.
the whole body, like jumps. No matter how much effort he or she applies to stop the tremor, it doesn't stop. So from that, he or she is the chosen one. Sta ribadendo il nostro Birbal quanto sia importante il ruolo di questo tremito, di questo tremore sciamanico, che nello sciamanesimo nepalese veramente è l'elemento distintivo. Dice c'è un tremito artificiale che può essere anche ricostruito in maniera falsa, ma che non è quello autentico. Il tremito sciamanico è molto riconoscibile, è uno scuotimento di tutto il corpo, e alle volte è impressionante perché veramente è tutto il corpo che trema e che sobbalza, e quello è il segno che la divinità è entrata all'interno del corpo dello sciamano, e che da quel momento in poi lo sciamano può agire come tale. Dice, io personalmente non ne ho avuto esperienza, quindi non so dirti come esso avvenga nello specifico, però è facilmente riconoscibile uno sciamano autentico da uno sciamano falso, chiamiamolo così, proprio dalla qualità e dal tipo di tremito che manifesta nel corso del rito. C'è poi da aggiungere che all'inizio della vocazione sciamanica questo tremito si manifesta come segno della presenza degli spiriti, ed è un tremito sempre incontrollato, cioè lo sciamano lo subisce, lo patisce, non riesce a prendere la cloche di questa esperienza che è potentissima, che all'inizio è anche dolorosissima, secondo l'esperienza degli sciamani e di quello che raccontano gli sciamani rispetto alla loro storia. Poi piano piano nel corso dell'apprendistato sciamanico questo tremito viene, tra virgolette, addomesticato, cioè lo sciamano impara a controllarlo e a utilizzarlo sempre di più nei momenti e nelle occasioni che gli serve, nel momento del rito e nell'occasione della celebrazione, proprio lì quando serve che il tremito permetta di ottenere qualcosa, permetta di ottenere la chiaroveggenza, permetta di ottenere un potenziamento delle facoltà sensibili della persona. Quindi piano piano c'è questo cambiamento da un kamnu, jangali kamnu, oina pailoma. All'inizio si dice appunto è un tremito jangalish, vuol dire selvaggio, incontrollato. Poi piano piano viene appunto orientato, e lo sciamano è sciamano proprio perché riesce a dominare, a controllare questa esperienza, che è sempre presente, ma che man mano che aumenta l'esperienza e le capacità dello sciamano diventa sempre più controllata e circoscritta ai momenti in cui serve. Domando adesso a Birbal qualcosa che è interessante, che riguarda noi, apro una parentesi importante. La testimonianza di Birbal ci parla di uno sciamanesimo autentico, legato a un gruppo etnico che ha coltivato questa pratica religiosa per secoli, secoli e secoli, e ancora oggi si tramanda. Perché? Lo abbiamo visto, perché? Perché ci sono degli spiriti che appunto vengono, tra virgolette, a fecondare gli esseri umani con un potere sovrannaturale. Quindi è una forma di sciamanesimo autentica legata a un mondo molto particolare. Apro la parentesi per dire, noi spesso, noi occidentali, abbiamo curiosità di avvicinarci allo sciamanesimo, curiosità di praticare lo sciamanesimo, tant'è vero che esistono numerosi ormai in Occidente insegnanti di sciamanesimo. Quanti di noi e quanti di voi hanno avuto occasione, o se non altro hanno sentito parlare di weekend sciamanici, dove in 48 ore voi non solo potete imparare e capire e sentire e individuare qual è il vostro spirito guida, ma in 48 ore voi potete anche parlare col mondo degli spiriti, costruirvi il vostro tamburo, col vostro tamburo portarvelo a casa, e poi a casa tranquillamente continuare a operare per il beneficio vostro, di tutti gli esseri senzienti, e per rendere presente il contatto con il mondo degli spiriti della natura. Allora, questo è un quadro artificiale. Su questo io ho una posizione molto netta, e so di essere molto antipopolare dicendo questo, ma sapete, la cultura New Age ha aperto le frontiere a tanto caos, a tanta confusione, ha aperto le frontiere a tanti inizi di distruzione di tradizioni come queste,
che hanno un senso, funzionano fin tanto che sono circoscritte all'interno di un lignaggio, di un'etnia, ma che rischiano poi di diventare, di annacquarsi, di perdere di potenza, quando si aprono a contesti non originari come il nostro. Quindi un commento il mio, che è una presa di posizione molto, molto netta, nei riguardi di questo sciamanesimo che va molto di moda, che da una parte si fonda su un enorme, e attenzione a quello che sto per dire perché è fondamentale, un enorme malinteso, la capacità che ha un eventuale sedicente insegnante sciamano di indurre in voi degli stati profondi anche di introspezione, accompagnati anche a delle visioni interne, ebbene questa capacità al massimo vi può portare in contatto con una vostra dimensione psichica profonda, ma pur sempre psichica. Lo sciamanesimo, ed è lo sciamanesimo di cui ci parla Birbal, lo sciamanesimo di cui io sono stato testimone per tanti anni e che per rispetto di questa stessa tradizione non ho mai voluto varcare la soglia. Uno, perché non ho avuto mai la vocazione, e due, perché non mi sembra rispettoso nei riguardi di una tradizione tanto potente e tanto autentica. Io seguo la mia strada che è legata alla mia cultura o alla mia chiamata. Non mi permetterei mai di seguire la strada che è stata indicata da degli spiriti a un mondo che non mi appartiene. Okay? Questo mondo qua, di questo sciamanesimo, quando al contrario ha luogo il Kamnu, il tremore sciamanico, quando appare la Ladum non è una dimensione profonda della nostra psiche, è una realtà, è un essere vivente, è una creatura più o meno visibile che interviene nella nostra vita e che ci porta a sperimentare una dimensione di voi che non è semplicemente una dimensione psichica profonda, ma è una dimensione che riguarda la dimensione sovrannaturale, è un altro piano. Quindi fate attenzione perché il più grande inganno su cui si gioca e su cui gioca tantissima cultura New Age, sciamanica, parasciamanica, pseudosciamanica, sciamanica, chiamatela come vi pare, ma tanto stiamo sempre giocando con la stessa roba, non è una dimensione spirituale, è al massimo una dimensione psichica profonda, per cui state tranquilli, non entrate in contatto con nessuno spirito guida o animale totemico, entrate semplicemente in contatto con una dimensione profonda di voi, dove ovviamente ci sono delle immagini che ci parlano, delle immagini con cui noi possiamo dialogare, ma che non hanno niente a che vedere con il piano realmente sovrannaturale. Aggiungo un'ultima cosa, perdonate, ma è una messa in guardia, non giocate con questa roba perché è roba seria. Ve l'ha spiegato appunto Birbal con la sua esperienza personale. Quando questo mondo invisibile entra in contatto con noi si crea un legame ed è un legame inscindibile. A me è già capitato di parlare di questo aspetto, è un legame che non si può più tagliare, non si può più separare. Voi rimanete legati. Quindi quando voi praticate lo sciamanesimo non è il sabato e la domenica. Se voi diventate sciamani, voi siete a disposizione del mondo degli spiriti 24 ore al giorno, giorno e notte, per tutta la vostra vita. Ed è un sistema di rapporto in cui voi ricevete se date. Loro danno ma chiedono qualcosa in cambio. Quindi, come ci ha spiegato in parte Birbal, ci sono delle persone che sanno benissimo nel momento in cui si diventa sciamani che tipo di impegni e di obblighi porta con sé questa chiamata. E molti addirittura vorrebbero scartarla, rimandarla indietro, ma non è possibile perché talvolta la chiamata è perentoria di questo mondo degli spiriti. Quindi cosa ci insegna questo? Non giocate perché una volta che voi cominciate a giocare con il fuoco comincia a giocare con voi. Oppure, ve lo dico come lo direbbe Nietzsche, attenzione perché quando si fissa troppo a lungo l'abisso, poi da un certo momento in poi è l'abisso che comincia a guardarci negli occhi. E a quel punto, anche se noi proviamo a distogliere lo sguardo, la situazione non cambia comunque. Quindi state attenzione, non giocate con il fuoco perché cosa accade? Accade che se poi disgraziatamente, realmente, il tamburo con cui voi state giocando quel weekend sciamanico, l'abito che voi state indossando in quel momento, eccetera, eccetera, vi apre una strada e se in quella strada qualcosa accade,
ebbene voi rimanete legati a quella dimensione con cui siete entrati occasionalmente, io direi in maniera inavvertita, in contatto. Messa in guardia, Martino Nicoletti fa l'antropologo, diversamente da molti miei colleghi antropologi che si occupano solo di fare teoria. Il mio lavoro di antropologo implica anche una presa di posizione molto netta, ma non perché ideologica, ma è esperienziale. Quindi la mia presa di posizione è di dire: volete vedere lo sciamanesimo? Andiamo con Birbal al loro villaggio, vediamo assieme una seduta sciamanica, assistiamo, vedrete di che si parla, di che si tratta, qual è la potenza di una seduta sciamanica, cos'è realmente una trance sciamanica, e vi assicuro io ne ho viste tante, non è un'esperienza facile, ho visto quanto è dolorosa all'inizio una trance sciamanica e quanto è difficile addomesticare una trance sciamanica. Non è semplicemente ululare un'ora e mezzo dei mantra sconclusionati e pensare in questo modo di aver contattato l'origine stessa delle cose, non è questo. Venite, vedrete, imparate il rispetto, perché il rispetto è l'unico modo, secondo me, che ci permette di comunicare con questo splendido mondo, imparando qualcosa, ma non imparando ciò che loro fanno, ma ciò che quello che loro fanno può insegnare a noi nel nostro cammino. Mm? Per darvi un esempio di quello che stiamo dicendo, suo nonno, e io con suo nonno ho avuto veramente un rapporto come padre e figlio, quando suo nonno morì, io poi tornai al villaggio una volta e chiesi ai parenti di Birbal se potevo vedere e toccare l'abito sciamanico, il tamburo sciamanico, quindi tutti gli elementi, i parafernalia sacri utilizzati dal nonno quando era in vita, quando faceva i rituali sciamanici. E questi oggetti e lo stesso costume sciamanico è custodito ancora oggi, è custodito in un angolo della loro casa, al villaggio, della loro casa in questo splendido villaggio dove Birbal è nato. E nonostante ci fosse confidenza, io sono un pezzo di famiglia un po' per loro, diciamo, per la famiglia di Birbal, nonostante questo io non ho mai avuto il permesso né di avvicinare né di toccare gli oggetti sacri che appartenevano al nonno. Perché? Non per gelosia, ma per la semplice ragione che mi dicono che è pericoloso, può essere pericoloso per me. Perché? Perché sono carichi talmente tanto di potenza magica che il solo fatto di prendere in mano, di provare a suonare il tamburo sciamanico di suo nonno può creare a me delle conseguenze molto gravi sul piano sottile e a livello magico. So I was saying about that. What do you think? Is it true? What kind of energy is kept? In what way can be dangerous for me? What do you think? Tell me if you believe in that or not. Sto chiedendo appunto questo a Birbal. Thank you so much for the opportunity to say this. I do not have that first-hand experience of, getting some outsiders are not supposed to go there and are not supposed to touch those things. Quindi Birbal ci sta spiegando, io non ho esperienza diretta di quello di cui stai dicendo, quello che so comunque per certo è che effettivamente gli oggetti rituali che appartengono a uno sciamano, anche quando lo sciamano è in vita, sono sempre custoditi in un angolo particolare della casa, dove nessuno, familiari compresi, dice io stesso, come nipotino, non ho mai osato avvicinarmi perché mi è stato detto di non avvicinarmi. Sono in un luogo separato dove appunto nessuno può entrare in contatto. Perché? Perché sono degli oggetti sacri, quindi contengono all'interno di sé un potere sacro, e quindi questo potere, e il potere sacro non lo pensate come al giorno d'oggi declinato. Il potere sacro non sono angeli luminosi, il potere sacro è un'energia che appunto si manifesta, che appartiene a un altro stato, a un altro livello di realtà, che si manifesta nel nostro mondo, e nel momento in cui si manifesta deve essere canalizzato, va maneggiato in maniera opportuna, non è niente per forza di luminoso, è semplicemente qualcosa di molto potente. Quindi il sacro, quando si manifesta, ci sono gli addetti ai lavori che sanno manipolare e utilizzare per il beneficio degli esseri umani questo potere. Persone che non sono addetti ai lavori, quando entrano in contatto con questo potere, ne possono essere semplicemente schiacciati o distrutti. E quindi le conseguenze possono essere alle volte squilibri psichici, malattie,
o cose che a me purtroppo inavvertitamente, non toccando oggetti sacri, ma sono accadute entrando in contatto con dei luoghi sacri che non sapevo che fossero dei luoghi sacri. Quindi si possono pagare delle conseguenze e poi ci vuole qualche altro addetto ai lavori che ci riporti in una condizione di normalità per quello che abbiamo fatto anche inavvertitamente. Quindi il rapporto col mondo col sacro è un rapporto molto particolare e quindi come ci sta facendo capire Birballo con questa briciola di spiegazione che però spiega una totalità di cose, capite che quando entriamo in contatto col mondo dello sciamanesimo entriamo in contatto, se autentico, con qualcosa di estremamente gigantesco rispetto a noi. E quindi io sorrido enormemente, ovviamente è un riso sardonico, che c'è molta tristezza e molto anche risentimento interiore, quando vedo che in Europa vengono esportati e importati in Europa, esportati da qui e importati in Europa, decine e decine di tamburi sciamanici autentici che appartenevano a sciamani morti in Nepal e che vengono con grande leggerezza dati in mano a sedicenti nuovi sciamani in Europa perché possano utilizzare questi strumenti nel corso dei loro weekend sciamanici, francamente mi viene da ridere, ma c'è poco da ridere. Nel senso, stanno dando nelle mani delle persone degli oggetti che sono in realtà delle bombe atomiche. Mi sono permesso di fare questa piccola messa in guardia come puntualizzazione, secondo me, importante se vogliamo parlare di cose belle e importanti. Quindi, ritornando al nostro tema, che è quello della testimonianza di Birbal e alla testimonianza del rapporto con suo nonno, noi l'abbiamo già detto in precedenza, suo nonno non solo era lo sciamano, uno degli sciamani del villaggio, ma era anche un Nagiri, il che significa era la persona che si occupava del culto delle divinità serpente che sono considerate nella sua etnia gli antenati della tribù. Ed è importante mantenere questo rapporto perché il rapporto che ha Birbal e la gente della sua tribù con questo mondo ancestrale, immaginate come se fosse un canale che dal passato degli antenati fa scendere della linfa vitale che permette a loro di continuare a esistere. Quindi è un contatto molto molto importante perché permette a loro non solo di vivere, di sopravvivere, ma di continuare a essere quello che sono e che sono stati per così tanti secoli. I was saying about the importance of Riddum, which is a sort of link between your world and the world of ancestors. So I wanted to ask you, what do you think? How is important is nowadays you are a modern Kulunge? How is important for you to keep this kind of contact? Sto quindi chiedendo a Birbal, gli stavo dicendo, sto parlando del Riddum, cioè della vostra tradizione religiosa, che è fondata su questo rapporto diretto col mondo degli antenati, col mondo dei primordi, col mondo di queste divinità serpente, che sono i vostri primi antenati. Quindi immaginate che Birbal è un essere umano, ma che le sue origini sono legate a un mondo sovrannaturale dove ci sono dei serpenti divini. Gli dico, questo legame quanto è importante secondo te, anche se tu non sei un serpente, sei un giovane Kulung moderno che appunto vive e lavora a Kathmandu, quanto è importante secondo te al giorno d'oggi cercare di mantenere questo legame? A cosa serve secondo te oggigiorno a un Kulung essere uniti alla propria tradizione e ai propri antenati? I think, yeah, I'll address the question that you threw to me. I think Kulungi, now the Kulungi diaspora that we have here in Kathmandu, are getting modernized day after day. And they are westernized and sort of Americanized. And the dress that you can see I'm wearing doesn't belong to Kulung origin. So we have a very unique and typical dress that is made of a plant called healthy and happy here, as within a Kulung diaspora in Kathmandu. Allora, Birbal ha fatto una bellissima sintesi, sta dicendo che esiste una diaspora nell'ambito della sua tribù, come tutte le tribù in Nepal. C'è gente che è rimasta al villaggio e c'è gente che invece è emigrata, come il suo caso, a Kathmandu. E venendo a Kathmandu si sono adattati, sono conformati a un nuovo modello di vita
che è un modello di vita, come dice lui, occidentalizzato, moderno, americanizzato, lui ha usato questo termine. Tutto è cambiato in noi il modo di vestirci, il modo di mangiare. Al villaggio si mangia in maniera completamente diversa rispetto a quello che si mangia qui a Kathmandu come dieta, diciamo, media. Diversa la nostra lingua, lui parla in Nepali quando è a Kathmandu, con alcuni suoi amici della tribù che abitano anche loro a Kathmandu, parla la lingua Kulunghe, però per dire Birbal non conosce ad esempio la lingua Kulunghe rituale, che è la lingua che si usa nei riti, conoscono solo gli anziani, che un pochettino io avevo studiato per forza di cose quando lavoravo con suo nonno, quindi lui stesso è consapevole che ci sono dei pezzi che si stanno perdendo. E dice, però tutto quello che noi abbiamo qua, noi Kulunghe di Kathmandu, il benessere, la prosperità, la salute, lo abbiamo grazie al fatto che ci sono ancora persone al villaggio che officiano i riti ancestrali, che mantengono vivo questo contatto con la dimensione degli antenati dei primordi, che, come diceva Martino, appunto è questo legame diretto che permette a loro di continuare a vivere e di assorbire linfa da questo antico mondo. Birbal, what is that? Can you Yeah. explain? Lo abbiamo, Yeah. spieghiamo, ci avete visto con questa sorta di piccola stola, sto chiedendo a Birbal, è vero, tu non sei più un Kulunghe vestito con gli abiti tradizionali, prima ci spiegava le fibre vegetali da cui si ricavano gli abiti, ok, ma qualcosa rimane, tant'è vero. Spiegaci cos'è questa piccola stola colorata che abbiamo qua. This is typically, like a kind of a Kulung souvenir made of nettle plant. And if you Ci sta spiegando Birbal, dice queste piccole stole che vengono offerte normalmente come regalo, quando c'è un invito, quando appunto uno va a casa di qualcun altro, tradizionalmente sono dei pezzi di stoffa fabbricati con delle fibre naturali che vengono dal villaggio. Dice questo stesso motivo che voi vedete è il motivo tradizionale, questi sono i colori della tribù. Con questo stesso motivo voi troverete al villaggio, e soprattutto nel passato avreste trovato abiti interi, ci sono dei gilet che sono fatti con questo genere di motivo, ci sono delle lunghe stoffe che vengono utilizzate nei riti che ancora una volta hanno questo motivo. Pensate che ancora oggi nei riti che si fanno periodicamente per venerare gli antenati serpente, si offrono agli antenati serpente delle stoffe, delle grandissime stoffe, sono bellissime, delle coperte, tutte fatte a mano, proprio con questo motivo. Perché? Perché si restituisce a questi antenati le stoffe che nel tempo ancestrale furono date agli antenati della tribù di Birbal, furono dati come segno di buon augurio. La prima coppia di antenati della sua tribù, parliamo del mito, ricevette questi doni dagli antenati serpente, quindi ancora oggi si offrono questi doni, questi oggetti in ricordo di quell'evento e per mantenere vivo questa bella relazione di scambio con il mondo degli antenati. Quindi dice la tua Martino è in cotone, la mia è meno bella, però è autentica, quindi è con le fibre naturali del villaggio. Poi diceva, tu hai anche questo scacciapensieri, gli scacciapensieri, questi sono interamente fatti a mano, in bambù, anche questi vengono dal villaggio, vengono usati appunto come intrattenimento, nelle feste e quant'altro. Io che ho? Bungo. Yeah, this is kind of a flower. Sto chiedendo, cosa è questo? Questo, dice Birbal, è nella lingua Kulung si chiama bung e vuol dire fiore. E non è un caso, tutto quello che noi vestiamo qua, anche se sembra una piccola decorazione, vedete, questo richiama il mondo degli antenati, l'identità della tribù, dei Kulung. Questo elemento bung, il fiore, indica nella sua cultura la prosperità. Ogni volta che c'è un fiore vuol dire che gli dei, gli antenati, stanno mandando energie positive alla persona. Quando il fiore è pienamente aperto vuol dire che quella famiglia, quella persona che ha con sé quel fiore è fortunata, è in salute, è piena di prosperità e davanti a sé si apre il cammino della vita e il cammino degli dei. Quindi come vedete ogni elemento, anche se sembrano
piccoli dettagli, ma ogni elemento è fondamentale, ogni elemento appunto ci richiama a questo mondo antichissimo a cui Birbal appartiene. Just the last question is important, Please, perché Birbal dice di essere moderno, è un po' rammarico di aver perso molti rapporti con il suo mondo tradizionale della sua tribù, però c'è un dettaglio che adesso Birbal questo non lo sa, che gli sto per domandare, ma è importantissimo. Come si chiama, Birbal, la tua piccola figlia? What is the name of your daughter? Diritti Kulung is my name. Basically The primordial lake. Yeah. Primordial ocean. primitive, stage of maybe human civilization. Come vedete è impossibile, anche se lui dice di essere così oramai allontanato e lontano dalle sue tradizioni, non è così, perché pensate, io ho detto, come si chiama tua figlia? Il nome che ha dato alla sua piccola figlia si chiama Diritti. E Diritti nella lingua e nei miti della tribù Kulung, pensate, Diritti è l'oceano primordiale. Nei miti si parla di questo oceano primordiale che esisteva prima che tutte le cose apparissero, ed è un oceano pieno di vita e pieno di potenzialità, perché da lì, dalla superficie di quell'oceano, che pian piano si è formata per coagulazione la Terra. E quando la Terra si è formata, poi sono formate le prime specie viventi come vegetazione, come animali, poi è apparso il primo uomo. Quindi pensate, anche se Birbal dice che è lontano da tutto, in realtà il nome che ha dato alla sua figlia è talmente bello e auspicioso, perché rappresenta l'oceano primordiale, l'elemento femminile universale che esisteva prima di tutto e da cui tutto ha poi avuto origine, fino ai giorni nostri. So Birbal, really, thank you very much for your for sharing with us your experience, your knowledge, and also memories about your family and your tribe. So thanks a lot, and we hope we will have the occasion in the future to share again. Thanks a lot. I think by divine intervention or something, you came to Goodell and you met my navigation from you, and of different sorts. And I would like to be very thankful, and my gratitude for you doesn't have words to explain. So it is something beyond words. Thank you so much for the connection and for guidance, for the light that you have provided me, which I can use to see in the darkness and continue my journey of learning. Thank you so much, Martino, for making me part of this wonderful talk. Vi traduco per dovere di traduzione, altrimenti eviterei di tradurre quest'ultima parte, quindi ringraziavo io Birbal per dirgli grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza, i tuoi ricordi che riguardano la tua famiglia, la tua tribù, la tua civiltà, sperando di avere occasione di nuovo di poter parlare di temi così belli. E a sua parte Birbal mi ringraziava e diceva, vi traduco, penso che sia stato un intervento divino il fatto che tu sei potuto venire tanti anni fa al nostro villaggio, lavorare con mio nonno, grazie a mio nonno fare conoscenza mia, quindi conoscerci entrambi l'uno con l'altro, e in tutti questi anni noi siamo rimasti in contatto con Martino e Birbal, anche se io abitavo a Kathmandu, ogni volta che vieni in Nepal, e non solo dal Nepal, a rimanere in contatto, e la tua presenza periodica, questo nostro contatto, ha permesso a me di avere di essere sempre incoraggiato, di avere delle belle informazioni e di pian piano di trovare luce anche nel mio cammino. Quindi ovviamente, come voi potete immaginare, tutto ciò che di bello e di puro passa dentro di noi, non siamo noi a produrlo, quindi se c'è e passa, ma non è di Martino Nicoletti. Vi ringrazio, quindi ringrazio ancora Birbal, e nella speranza che questo video possa esservi utile e possa accendere veramente anche in voi questa luce, questa bella passione, questa bella curiosità che a me ha animato per così tanti anni. Thank you very much, Birbal. Grazie a voi. Thank you very much, Martino. Thank you, everyone.